Amici sportivi, tifosi del Napoli, un buongiorno da Ciro Novellino. Ci ritroviamo qui al campo Olli e Benji di Casalnuovo. Perché? Perché oggi è la giornata d'inizio della seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio. Tutte le gare su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, nonché sul nostro canale YouTube. Un buongiorno da Ciro Novellino. Alle telecamere quest'oggi ci sono le riprese video Viaggio Barone e Giacomo Ferraro, mentre Emanuele Bernardo è in cabina di regia. La SD Real Casarea, dopo il successo della prima edizione, dà vita al secondo Memorial Gianni Di Marzio, nel ricordo di un grande conoscitore di calcio. A breve, nel corso della mattinata, avremo ospite ovviamente anche Gianluca Di Marzio, il noto giornalista di Sky, nonché la signora Tucci, moglie appunto di Gianni Di Marzio. In campo per questa prima gara ci sono, per la gara d'esordio del Memorial Gianni Di Marzio giunto alla seconda edizione, ci sono la Real Casarea, che appunto è la padrona di casa, contro la SS Juve Stabia. E allora andiamo a dare lettura delle formazioni dei 9 che scendono in campo per le due compagini. In campo il Casarea con Tammaro, con il numero 82, con il numero 15 Viola, con il numero 26 Di Giovanni, con il numero 85 De Luca, con il numero 4 Villani, con il numero 17 Sorbino, con il numero 18 Marano, poi con il numero 2 Russo e con il numero 4 Mosca. Juve Stabia invece in campo con Crispino, Celentano, Piglia, Improta, Russo, Farinelli, Grazioli, Musella e Bimonte. Ci sono poi a disposizione, per quanto riguarda il Casarea, Sovereto, Pagano, Iorio, Margio, Palumbo, Rinaldi, Starace, poi Colaiacolo, Vastarella, Palmiero, Formisano, Marra e Troise. Per invece le Vespette, Grazioli, Perrotta, Florestano, che è il secondo portiere, Oliva e Amato. Le squadre stanno facendo adesso il loro ingresso sul terreno di gioco, pronte a cominciare questo Memorial, la seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio. Squadre in campo, che vinca ovviamente in questi casi il divertimento, la crescita. Siamo di fronte a le categorie under 12, siamo ragazzi classe 2010, quindi molto piccoli, dove quello che conta è ovviamente il divertimento, la passione, al di là di quello che può essere il risultato, anche se in questi contesti, quando si giocano Memorial del genere, ovviamente si cerca sempre di dare il massimo. È tutto pronto, si attende il fischio d'inizio del primo match del Memorial Gianni Di Marzio. Vi ricordo, potrete vedere tutte le gare in diretta su Calcio Napoli 24, canale 79 del digitale terrestre, e sul nostro canale YouTube. Parte il match. Dai ragazzi, divertitevi. È cominciato così il Memorial Gianni Di Marzio. Attenzione subito alla Juve Stabia, la conclusione di Grazioli con il sinistro, terminata alta sopra la trasversale. Cominciato subito forte la Juve Stabia, tanto c'è Piglia, ma ancora le Vespette a riconquistare con Musella, non riesce a servire il compagno atterrato. Poi con il palla che arriva al limite dell'area di rigore. Intanto sulla distinta a noi consegnata c'è un errore, perché vediamo in campo per il Casarea il numero 20, che però non è segnato sulla distinta, quindi cercheremo di capire
di chi si tratti. Intanto sale Farinelli per la Juve Stabia, riconquista il pallone viola, palla che termina in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani lato sinistro dell'attacco del Casarea. Sfera che giunge nell'area di rigore, la parata di Crispino che ci mette una pezza. Casarea che quindi pareggia così le occasioni. Ancora in avanti il Casarea in maglia blu, pantaloncini bianchi e calzerotti rossi. Juve Stabia invece nella classica casacca giallo-blé con pantaloncini e calzerotti blé. Si lotta al centrocampo, il colpo di testa all'indietro di Piglia, poi ancora palla in avanti, c'è Improta per Musella, sale la Juve Stabia di mister Carmine Cerciello. Ancora Vespetta in avanti, la chiusura, il pallone viene però gestito da Sorbino che prova a far salire i suoi. Attenzione alla sortita offensiva del capitano delle Vespette Farinelli, viene però fermato in fallo laterale. Palla in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per la Juve Stabia, che con Bimonte è pronto a metterla per Musella, fermato poi in fallo laterale da Viola. Ancora Bimonte, siamo giunti al minuto 4 sul cronometro di questo primo tempo della gara d'esordio della seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio. Rimessa con le mani già battuta, prova il Casarea a venire su con la sfera che viene messa però in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani con Viola che è pronto a battere. Il colpo di testa di Bimonte, ancora il colpo di testa all'indietro di Grazioli che sbaglia la misura del passaggio, riesce però la Juve Stabia a rispedire il pallone in avanti, esce e blocca con le mani Tammaro, estremo difensore del Casarea. Provata la giocata, perso però il pallone, riconquistato ancora dalle Vespette. L'anticipo netto di Giovanni su Grazioli, c'è il fallo e il calcio di punizione per il Casarea. Minuto 5 in corso di questo primo tempo, 0-0 al centro sportivo Olli e Benji di Casalnuovo, dove si gioca il Memorial Gianni Di Marzio. Sarà una 3 giorni di gare continue. Intanto ancora Musella se ne va, qui guadagna calcio di punizione, per la Juve Stabia nei pressi proprio dell'area di rigore, lato sinistro, vertice alto. Sul pallone c'è Francesco Bimonte che posiziona con cura la sfera. L'arbitro ovviamente chiede la distanza a De Luca Bossa. Ci sono proprio lui e Mosca in barriera. Calcio di punizione con Bimonte che prova con il destro rasoterra, poi spazza De Luca Bossa, palla che termina in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, già battuta dalla Juve Stabia, palla che viene rispedita nella metà campo avversaria con Grazioli che la tiene in campo, prova a saltare il suo avversario in velocità, se la allunga troppo, palla che termina in fallo laterale.
Memorial Gianni Di Marzio, che vede anche diverse società professionistiche impegnate nelle gare, perché oltre alla Juve Stabia, che gioca la gara d'esordio contro il Casarea, ci sono anche Lazio, Empoli e Salernitana che nel corso della giornata scenderanno e anche il Sassuolo scenderanno sul terreno di gioco del centro sportivo Olli e Benji. Nel segno, vi ricordo, della lealtà, della sportività e soprattutto del divertimento, visto che stiamo parlando di ragazzi del 2010. Calcio di punizione per la Juve Stabia con Piglia che prova la conclusione, diretta in porta, troppo larga, termina sul fondo. Sarà rinvio dal fondo già battuto da Tammaro, sale il Casarea, gestisce il pallone viola, fermato da Bimonte in fallo laterale, viene a prendersi la sfera Mosca. Lo scarico ancora all'indietro, è ancora Mosca in possesso del pallone, l'ultimo a toccare questa volta è lui, e allora sarà rimessa in gioco con le mani per la Juve Stabia con Bimonte. Mosca sporca il pallone, ci arriva però Musella, prova con il tacco ad appoggiare al capitano Farinelli, palla che termina in calcio d'angolo deviata, sarà tiro dalla bandierina per le Vespette di mister Cerciello. Sul pallone va Musella, la mette bassa Musella, sbaglia, e allora il colpo di testa di Celentano rischiando qualcosina. Bimonte va a rispedirla in avanti, il pallone non è tenuto in campo da Villani, credo sia lui, il numero 14, palla che è terminata in fallo laterale, ancora battuta dal Casarea, questa volta il traversone in mezzo, la palla viene per un attimo toccata da Piglia e poi arriva tra le braccia di Matteo Crispino, estremo difensore della Juve Stabia, quartier generale delle Vespette, che è l'RP Center di Castello di Cisterna. Musella, ancora Musella, due volte, l'ottima risposta di Tammaro che ci mette una pezza due volte, salva così il Casarea con Musella che ha avuto l'opportunità di mettere palla in fondo al sacco e sbloccare così il match, non ci è riuscito per l'ottimo intervento di Giuseppe Tammaro. Ancora Bimonte che va a metterla in mezzo, palla deviata in fallo laterale, minuto 10 sul cronometro. Attenzione al pallone ancora messo in mezzo, ma c'è ancora l'intervento di Tammaro, è stato Grazioli, perso ancora un pallone con Russo che però la mette in fallo laterale. Allora è Carmine Viola con la maglia numero 15 a rimettere con le mani la sfera battuta già adesso. C'è l'intervento difensivo, lo scarico sul capitano Farinelli che cerca davanti Grazioli, ancora il capitano ad aprire verso Musella, all'indietro Musella, Celentano cerca dentro il pallone verso Grazioli, non riesce a controllarlo, ci arriva ancora Musella che prova la giocata, ancora dai e vai con Grazioli, Musella Grazioli, occhio alla premiata ditta della Juve Stabia, qui c'è l'intervento di Bimonte, il cartellino giallo per il numero 11 della Juve Stabia, ammonito quindi Bimonte, Francesco Bimonte per le Vespette. Punizione in pratica sulla linea del centrocampo, sostanzialmente un metro più avanti rispetto al cerchio del centrocampo
calcio di punizione. In barriera ce ne sono 3 davanti a Crispino. La conclusione, l'ha colpito Musella, poi ancora la conclusione, esce il capitano Farinelli, palla al piede, ancora Farinelli contro tutti, ne salta uno, prova a saltare anche il secondo, poi Farinelli costretto a fermarsi, colpisce Musella che però arriva nuovamente sul pallone. Musella prova la giocata, ancora Musella, poi la conclusione è di Ernesto Piglia, palla che termina sul fondo. Minuto 12 sul cronometro. Vi ricordo che le gare le potete vedere tutte sul canale 79 del digitale terrestre Calcio Napoli 24 TV, anche sul nostro canale YouTube, tutto il memorial Gianni Di Marzio in diretta, in esclusiva su Calcio Napoli 24 TV. Poi vi ricordo anche che questa sera dalle ore 18:30 circa Marco Lombardi con Vittorio Bernardo dall'esterno dell'Allianz Stadium di Torino per cominciare la lunga diretta su Juventus Napoli, che porterà poi alla live reaction del sottoscritto Ciro Novellino dalle ore 20:30 su Calcio Napoli 24 TV. Vi racconteremo ovviamente con la live reaction insieme ai club collegati quest'oggi la gara tra i bianconeri di Allegri e gli azzurri di Spalletti. Dopo anche la sconfitta della Lazio di ieri si avvicina ancora di più lo scudetto per il Napoli, ma restiamo concentrati su questa gara e seguiamo il Casarea che si porta in avanti. Il tacco, la palla per Musella, poi sbagliato l'appoggio di ritorno per Musella, può salire il Casarea, bella la giocata, bello lo spunto di Villani, attenzione che arriva Graziani, la giocata, ancora l'intervento pregevole di Tammaro che non si lascia superare dalla giocata con la suola di Grazioli, che è andato un pochino lezioso su questo pallone e non è riuscito a saltare l'ottimo portiere del Casarea, che ancora una volta è stato provvidenziale nell'intervento. Ancora Grazioli, sfonda Grazioli, il pallone termina sul fondo, lato destro dell'attacco. Ancora il numero 9 della Juve Stabia a rendersi pericoloso. Tammaro rimette in gioco il pallone per il Casarea, il contrasto però di Russo, mette palla in fallo laterale. Attenzione ad un problema per Ernesto Piglia, che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Entra Grazioli al posto di Piglia, fuori con il numero 4, quindi Piglia dentro Grazioli per la Juve Stabia. Un problema per il numero 4, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 15 minuti. Ancora la conclusione provata, questa volta dal Casarea è stato De Luca Bossa a calciare con il mancino, palla che però si è spenta sul fondo. Crispino cerca Bimonte, palla che è terminata in fallo laterale, troppo lungo il pallone, lo rimette in gioco Villani con le mani. La sfera arriva limite dell'area di rigore, c'è poi la chiusura di Farinelli, fa salire Russo, ancora Russo, fermato però in calcio d'angolo, sarà tiro dalla bandierina per la Juve Stabia, anzi no, rimessa laterale, battuta ora con Musella che appoggia all'indietro verso Grazioli. Bimonte prova la giocata, viene fermato, l'ultimo a toccare è lui, sarà rimessa per i padroni di casa del Casarea. Palla che
termina ancora in fallo laterale. Minuto 17 in corso di questo primo tempo, resiste lo 0-0 di inizio match, con diverse occasioni per la Juve Stabia. Ancora prova ad andarsene Farinelli, qui però entra in scivolata, gioco pericoloso e sarà calcio di punizione battuto ora da Tammaro. Casarea che viene su, chiuso però dal nuovo entrato Grazioli. Ancora Musella, Musella apre a sinistra dove c'è Grazioli, Grazioli, la botta, e questa volta la Juve Stabia trova il gol del vantaggio. Al minuto 17 è stato Grazioli a liberarsi con il destro, lato sinistro dell'attacco, ha scaricato il destro che è passato sotto le gambe di Tammaro, ha trovato così il gol del vantaggio. Al 17esimo minuto si sblocca così il punteggio, 1-0 per le Vespette, il gol del numero 9 Antonio Grazioli. Esce Crispino, va a bloccare il pallone con le mani verso il capitano Farinelli, sbaglia il tocco centrale ma c'è la chiusura con Celentano. Poi sale ancora il capitano, ancora una volta l'errore nel disimpegno, va a riconquistare però di forza il possesso della sfera, sbaglia nuovamente il passaggio, l'ultimo a toccare è lui, la rimessa sarà per i padroni di casa del Casarea. Rimessa già battuta, viene su il Casarea, fuori misura il tocco al centro, c'è Crispino che appoggia Grazioli in avanti, passa il pallone sull'altro Grazioli, Antonio con il numero 9. Bimonte nel contrasto, Musella ancora per Bimonte, cerca ancora Grazioli, se ne va Grazioli, lato sinistro dell'attacco della Juve Stabia, prova la giocata, Grazioli la mette in mezzo sul secondo palo, la chiusura, arriva Musella, l'altro Grazioli, serve ancora Musella, Musella se ne va, Musella, poi il tocco al centro, Grazioli in area di rigore, lotta, tocca il pallone per Bimonte, Musella nel contrasto, terminato in fallo laterale adesso con Bimonte che riesce a far rocambolare il pallone sul suo avversario. Fuori anche per la Juve Stabia Farinelli con il numero 8, un colpo allo stomaco per il capitano, entra sul terreno di gioco, lo vediamo adesso, il numero 13, si tratta di Oliva. Giacchino calcio d'angolo per la Juve Stabia, il traversone in mezzo, il pallone arriva proprio ad Oliva, poi è l'altro nuovo entrato Grazioli, appoggio per Musella, prova la giocata, poi Oliva per Bimonte, la mette in mezzo, la palla viene intercettata, la conclusione c'era sulla traiettoria, pronto a rimanere in gol Grazioli, ma riparte il Casarea, fermato con Oliva che sparacchia lontano, con Grazioli che controlla la sfera, salta un avversario, Grazioli pensa al tiro, lo prova, palla che termina sul fondo. Finisce il primo tempo, 20 minuti e 11 secondi, finisce così la prima frazione di gioco, 1-0 per la Juve Stabia. Il gol al 17esimo è stato di Antonio Grazioli. È stato Antonio Grazioli, dicevamo, a trovare il gol. Ne approfitto, visto che siamo all'intervallo, per ricordarvi che potete seguire tutte le gare della seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio su Calcionapoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, nonché sul nostro canale YouTube.
Calcio Napoli 24, grazie ovviamente all'ottimo lavoro di Biagio Barone e di Giacomo Ferraro. In telecronaca il sottoscritto Ciro Novellino. Ci ritroveremo anche questa sera per raccontarvi nella live reaction di Calcio Napoli 24 Juventus-Napoli, gara di campionato del campionato di Serie A. Il Napoli si avvicina allo scudetto, l'appuntamento alle ore 18:30 con Marco Lombardi e Vittorio Bernardo, con Marco Lombardi e Vittorio Bernardo dall'esterno dell'Allianz Stadium, e poi con il sottoscritto per la live reaction insieme ai club che questa sera saranno nostri ospiti. La lunga giornata su Calcio Napoli 24 continua. Più tardi le interviste anche a Gianluca Di Marzio e a tutti gli ospiti della terza edizione. Mi devo correggere, Giacomo Ferrone alle riprese video. In cabina di regia Emanuele Bernardo. Squadre che stanno per rientrare sul terreno di gioco. 1-0 per la Juve Stabia, ve lo ricordo. Il gol al 17esimo è stato di Antonio Grazioli, che ha avuto nel corso del primo tempo anche diverse altre occasioni e che con Luigi Musella si è messo in mostra nel corso della prima frazione di gioco, match che a breve riprenderà con il secondo tempo. Squadra in campo, l'arbitro va a recuperare il pallone per ricominciare il match. Intanto si stanno preparando anche le squadre che giocheranno la seconda gara. Il programma, tanto riparte il match, è cominciato il secondo tempo con la Juve Stabia che ha fatto entrare anche Gianluca Amato in campo, oltre a Florestano Perrotta. Due cambi. Nel Casarea vedo in campo anche Vastarella con il numero 12, con il numero 30 Colaiacolo, anche lui. Il pallone intanto in area di rigore, la conclusione provata da Grazioli termina sul fondo, è rimasto invece tra i pali Tammaro. Dicevo, il programma proseguirà con la gara tra Junior Stabia e Soccer Friends, poi Cantera Napoli Ludisport. Alle 11:30 in campo la Salernitana contro la Vissartena. Attenzione intanto alla Casarea che ha avuto un'opportunità, tiene ancora però il possesso, non riesce Pastarella a servire un compagno. Dicevo, tornando al programma, poi si chiuderà la mattinata con l'ultimo match, quello delle 12:20, prima della cerimonia inaugurale che si terrà alle 13:10, sempre in diretta su Calcio Napoli 24. Dicevo, Casarea Giallo, Real Casarea Giallo contro United Angri. Alle ore 13:10 la cerimonia inaugurale del Memorial, e poi nel pomeriggio in campo
Lazio contro Bonolis Teramo, Empoli Potenza, Sassuolo United Angri, Real Casarea Blu Vis Artena, Asso Potenza Soccer Friends, Real Casarea Gialla contro Macerata e Cantera Napoli contro Bonolis Teramo. Queste le gare della giornata che si concluderà alle ore 20. Intanto stiamo però sul match. Con la Juve Stabia che gestisce il pallone sbagliando però il servizio in verticale. Casarea che può portarsi in area di rigore. La conclusione, c'è anche un ragazzo purtroppo senza numero, diventa Soverito, ok, Soverito, quindi senza numero per il Casarea. Palla che è stata spedita in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, già battuta. Sarà tiro dalla bandierina per la Juve Stabia con Bimonte sul pallone, lato destro dell'attacco delle Vespette. Bimonte che la mette in mezzo forte, la palla arriva a Musella, attenzione al tocco laterale, prova a piazzarla ancora Juve Stabia al limite dell'area con Oliva e c'è l'intervento in chiusura di Vastarella che fa salire il Casarea. Guadagna però calcio di punizione la Juve Stabia di mister Cerciello. Calcio di punizione per le Vespette. Battuta adesso nel cuore dell'area di rigore, ci arriva Grazioli che non riesce ad indirizzare il pallone, poi la conclusione di Perrotta, Domenico Perrotta, in pratica da centrocampo, termina sul fondo, sbaglia qui il tocco il Casarea in costruzione e allora Perrotta rimette subito in gioco con le mani, scambia con Bimonte, errore anche del numero 11 Stabiese. Quartier generale, dicevamo in precedenza, della Juve Stabia, l'Epicenter di Castello di Cisterna. Il settore giovanile della Juve Stabia si allena completamente lì, fatta eccezione della Primavera, che Primavera della Juve Stabia ha giocato ieri, ha perso 4-0 la gara di ritorno dei playoff con il Bari Primavera 3 ed è stata eliminata dai playoff, mentre le altre categorie della Juve Stabia, l'Under 15 e l'Under 17, giocano quest'oggi a Latina con l'Under 15 che ha ancora l'opportunità, in caso di vittoria, di centrare i playoff di categoria. Juve Stabia che sale con Luigi Musella, Musella sfonda, ne salta due, calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore, quasi sulla linea. Ha rischiato qui il fallo da rigore il Casarea, calcio di punizione, tant'è con Bimonte sul pallone che ha davanti a sé due uomini in barriera. Fischia l'arbitro, parte Bimonte, la mette in mezzo, c'è Tammaro che in qualche modo riesce a tenere il pallone, poi sale il Casarea col tacco, la giocata provata da Margio, Antonio Daniel Margio ha provato la giocata, palla per Soveretto che non riesce a salire. Allora attenzione alla Juve Stabia che può partire con Grazioli, fermato in fallo laterale, ma l'ultimo a toccare è stato proprio Grazioli.
rimessa con le mani già battuta, c'è la palla che arriva nella zona proprio di Margio, ancora Margio, il tocco al limite dell'area di rigore, intercettato da Improta che prova a far salire Grazioli. Sovereto, ancora lui, tiene la sfera, fa salire Amato. Grazioli punta il suo avversario, Grazioli col mancino, la palla arriva ancora a Grazioli, l'altro Grazioli, Antonio Pio, che col mancino sulla parata di Tammaro ha provato ma ha messo sul fondo. Altra occasione quindi per la Juve Stabia, che quando sale riesce a rendersi pericolosa. Conclusione di Oliva, palla che termina sul fondo alta sopra la traversa. Battuto ora il rinvio dal fondo con il controllo, poi Margio che non riesce a servire il compagno al limite dell'area di rigore, il colpo di testa di Perrotta, ancora Sovereto, ma è Bimonte che ha cambiato diversi ruoli nel corso del match. Siamo giunti al minuto 9 del secondo tempo, ne mancano 11, la Juve Stabia conduce per 1-0 grazie al gol di Antonio Grazioli al 17° della prima frazione. Il pallone calciato verso la porta di Perrotta, arriva però dalle braccia di Tammaro, portiere del Casarea. L'ultimo a toccare è stato Antonio Pio. Grazioli, e quindi il Casarea può salire lato sinistro dell'attacco. La chiusura di Domenico Perrotta in fallo laterale è stata su Giovanni Pagano. Ora con le mani Viola, il pallone termina ancora in fallo laterale con Viola con le mani, controllo al limite dell'area di rigore, girato verso Margio che prova a calciare, atteso che il pallone scendesse quell'attimo in più che non gli ha consentito di trovare la giusta coordinazione, anche perché pressato non è riuscito ad andare a trovare la conclusione vincente. Ma è ancora il Casarea che sale tra l'entusiasmo dei presenti sulla tribuna del campo comunale Olebeggi. La parata in tuffo di Perrotta in due tempi, è stato Sovereto, se non vado errato, a calciare. Juve Stabia che ha rischiato qui. Il pallone termina, è entrato intanto anche un altro ragazzo senza numero sulla maglia. Purtroppo nella nostra distinta sono segnati soltanto ragazzi con i numeri, quindi diventa complicato capire di chi si tratti. Nel frattempo però Tammaro, palla che, attenzione, viene svirgolata un po' da Perrotta, arriva la palla Margio che prova subito invece adesso la conclusione alta sopra la traversa. Bella la giocata, un pochino sbilanciato col corpo il piccolo numero 28 del Casarea che ha calciato. Sovereto sbaglia il controllo, palla che termina in fallo laterale. La rimessa in gioco è per la Juve Stabia con Domenico Perrotta che va a prendersi la responsabilità di rimettere in gioco con le mani. Guarda il posizionamento dei compagni in area di rigore, il pallone arriva al numero 11 Bimonte, poi il colpo di testa di Improta, davanti ancora per Bimonte. Grazioli riesce in qualche modo a deviare per Oliva che guadagna così calcio d'angolo. Grazioli
ha avuto un colpo alla testa, quantomeno si lamenta di aver subito un colpo alla testa. Si è rialzato, però per fortuna niente di grave. E allora il tiro dalla bandierina, la palla in mezzo, il colpo di testa di Sovereto, poi sale il Casarea, il tocco dentro, prova la giocata, attenzione, era Vastarella che ha provato la giocata, è uscito Perrotta, è andato a bloccare in anticipo su Vastarella, colpo di testa poi di Palmiero che devia così il pallone in fallo laterale. Sarà rimessa in gioco con le mani ancora per la Juve Stabia, c'è Gianluca Mato che mette palla dentro, poi spazza la difesa del Casarea. 13 sul cronometro, ancora in aria, prova a girarsi Grazioli, la conclusione però poi un'altra aspetta è terminata larga, riconquistata però ancora da Grazioli. Bimonte va, Grazioli a tenerla in campo, ci riesce, viene fermato però nel recupero del pallone da Pagano. Sale Margio, chiuso Colaiacolo, palla che arriva a Vastarella, fermato anche lui. Musella, Grazioli può liberare il destro, contrato però, e allora c'è Vastarella, qui c'è il fallo sul numero 12 Marco Vastarella, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Casarea, mancano poco più di 5 minuti al triplice fischio finale di questo primo match della seconda edizione. Intanto la conclusione è stata parata da Perrotta, dicevo, il termine di questo primo match del secondo Memorial Gianni Di Marzio, che potrete vedere per intero sul canale 79 del digitale terrestre, nonché sul nostro canale YouTube Calcio Napoli 24. Questo è il primo match tra Casarea e Juve Stabia, con le Vespette in vantaggio per 1-0. Il gol del primo tempo è stato di Grazioli, che ha segnato al 17° minuto, ma il Casarea non molla, cerca il gol del pari fino all'ultimo. Rimessa battuta con le mani in area di rigore, cade Vastarella, non c'è nulla, si gioca con Perrotta che è pronto a far ripartire le Vespette. In controbalzo cerca Grazioli, palla però troppo profonda che si spegne in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, già battuta, c'è fallo su Grazioli e allora Bimonte è pronto a battere il calcio di punizione all'interno della metà campo della Juve Stabia. Va Bimonte con il destro a cercare un compagno, basso il pallone, si arrabbia un po' il mister dalla panchina, troppi traversoni bassi, non si è riuscito ad alzare il pallone anche su alcuni tiri dalla bandierina bassi, mentre ovviamente il mister all'interno dell'area cercava un pallone alto. Intanto calcio di punizione con Improta che va a calciare con il mancino. Bimonte in qualche modo riesce a toccare il pallone, Musella prova a controllarlo, non ci riesce, arriva ancora Improta, la mette in area di rigore. Tammaro per Sovereto, appoggio a Margio,
poi sale il pallone su, chiuso da Perrotta. Pagano lotta ancora con Perrotta, in fallo laterale il pallone, l'ultimo a toccare è stato il numero 6 della Juve Stabia, rimessa con le mani già battuta, palla spedita nella metà campo del Casalea, la controlla Grazioli, non riesce però a liberarsi del suo avversario nel controllo, palla gestita ancora dal Casalea, ma è Perrotta che fa salire i suoi. Bimonte, ancora Bimonte, Musella lotta, Bimonte davanti in verticale profondo, esce, blocca Tammaro, subito per Sovereto, minuto 18 sul cronometro. Palla in avanti con la chiusura di Improta, poi Margio che mette in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per Amato, Grazioli tenuto da Palmiero, messo palla in fallo laterale il numero 9 della Juve Stabia. Allora rimessa battuta ora con Sovereto ancora all'indietro per Tammaro, poi chiude Perrotta, prova fino all'ultimo il Casalea a cercare la conclusione vincente. Margio prova la giocata, ancora Margio fermato però da Musella, ma Margio riesce a riconquistare il pallone, ancora Margio nonostante la differenza tra i due. La conclusione, di Perrotta, e il gol del pareggio è di Sovereto. Sovereto al 20esimo, all'ultimo respiro, ha trovato il gol del pareggio con l'errore però di Perrotta, che un pallone tranquillo non è riuscito a tenerlo, ed è finito in fondo al sacco per il pareggio. Bimonte, attenzione, saranno ultimi secondi di gioco accesi con Musella. La Juve Stabia prova con il traversone che però termina sul fondo, finisce senza recupero, finisce 1-1 il primo match della seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio. Il gol nel primo tempo per la Juve Stabia è stato di Antonio Grazioli al 17esimo minuto, e al 20esimo del secondo tempo il gol del pareggio di Sovereto. Secondo match di giornata sarà tra Junior Stabia e Soccer Friends. Scenderanno loro sul terreno di gioco, le squadre stanno per entrare proprio adesso sul terreno di gioco, e allora io vi lascio alle riprese di Biagio Barone e Giacomo Ferrone. Scendo per le interviste sul terreno di gioco, che ovviamente potrete vedere su Calcionapoli 24 TV, Calcionapoli 24 canale YouTube e calcionapoli24.it, il nostro sito.
Perché vanno in diretta domani. Il canale, infatti, quale canale? Infatti, chi voleva diretta pazzesca, non me l'hanno fatta. Mettiamoci vicino al muro. Ah, là ci sta il palo. E qua? L'hai visto? Allora, vabbè, c'è il palo. C'è il palo, non si vede. C'è il palo, non si vede. Bello, sono bianco, oggi ci voleva Mary. Amore mio, mettiti vicino a papà, mamma. Amore mio, è questo telefono. Se ti vuoi togliere la... No, Andrea spurca tutto qua. Andrea! Guarda, non giusto. Vedi come si sta combinando? Da me, quando dice la maglia. Sì, bella, Angela, troppo bella. Ci dobbiamo spostare. C'è il microfono, non devi stare zitta. Mi stanno fanno 4 da prona, voglio la macchina dopo. Tu le vicino a me, non parlo troppo. Hanno cominciato. Hanno cominciato. Hanno fatto la scelta. Allora, resta sull'ultimo! Gabriele! Facciamo!
Vai! Sì. Basta con i regali, Dai ragazzi! Pronto, mai indietro, mai indietro. Tira! Vai. Bravo Fede, bravo! Bravi! Vai. Bravo Andò, bravo! Andrea, 5 minuti ce ne andiamo oggi, al bar. Al sole. Ci andiamo a mettere all'ombra, ce ne andiamo al bar. Già basta capo,
No, non lo so. deve stare fuori. Palla a piede. Brava, quindi ci sono incidentali. Però io sono stata attenta. Ma l'arbitro che vede? Oh, basta, Gabri! Gabri, non reagire! Arbitro, arbitro! Ma che Dai. Gabri, non alzare le mani! Birra, sali, birra! Io ti metto la mano, anche tu hai... ma l'arbitro è che qua? Guarda là, questo guarda lì, cosa c'è? Quanto uno, vedete? Ma è pure lui pure. Silenzio! La mano, Gabri, sulla mano! E abbassa, birra! Birra! Bravo. Oh! Aspettilla! Veloce questa palla! Non è che stiamo vicino a 1-0, stiamo perdendo 1-0. Dai, Simo! Simo con sinistra, lanciamento a mezzo. Vedi i denti ora, vedi i denti. Ma tu che tiri? Cito! Non mi avete detto che c'era qualcuno che... Metto in terra. Vogliamo le mani. E io ce l'ho, tutto ragazzi, non mi vedo il caffè. Ma che tu porto fortuna, come dai? Maria, ma è tua sta maglietta? Sì, a posto! Grazie. Devo andare al bar all'ombra. Adios. Sì, la vuoi togliere questa? Tengo pure da solo. Tengo la canottina. No, la maglietta. Tanto Charlie, è quello qua su. Ah, bello, vuoi chiudere? Carlo, ma che stai mancando? No, è a manetto di cazzo che è rotta. Devo mangiare. Andrea, 3 cornetti e un cappuccino. Bravo, Ale. Ma sono rimasti 2, oh! Antonio! Oh, rimetta qua!
Dai, 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 raga, dai! Vai, grande, vai, vai! Uomo su uomo, uomo su uomo! Vediamo gli altri! Andiamoci! Non possiamo il perché? Proprio solo! Manu! No, no. Aggressivi, dai! Buona, va bene, dai, dai, dai! Oh, dai che tu l'hai aggressivo, dai! Oh, dai! Mia. La gola dove è che stanno già abbastanza una mercedina che c'è di batteria ma c'è di batteria nuovo un tecnologia Io ho un po' di uno. Dai, Gabri, alzati, Gabri! Timo, vai tu, Timo! Andiamo sul secondo! No, dai un rigorino così si toglie.
ricordato quando c'era, glielo vuole dare me. L'efficiente già visto sempre a te. Ma sembra che ha fatto? Ha passato. Porti e sacchi a mezzo! Non finano sempre! 3,5-0. Sta solo 1 contro 1. Una bella squadra. Io ogni tira sono già fortunato. Subito tiro, no, Ale, prima! Ma te lo devi dire tu dove vuoi la fare. Mettila in mezzo! Ma non c'è risparmio, non aprire le spalle! Ale! Ale, stai Dai, Ale, forza. Anche psicologicamente che Alessio non è come Gabriele, più uno che spunta a terra però diciamo però quello era netto, se tu non gli dai quel numero e spazio vedi che sempre questi presidenti uno va poi Senti, noi mo dovremmo giocare in casa la prossima con una di Angri. Qui noi abbiamo perso 1-0, che l'arbitro ci ha dato il rigore fuori area, ma di tanto. E c'era quello dell'altra squadra, ho detto, mamma mia, che l'era netto, detto dagli avversari. All'ultimo un po', tra l'altro. Però non so male. Amore, per lui lasci ombrella a noi. No, però devo dire la verità, mi aspettavo adesso.
Stavo dando in diretta. Va bene, dai! Timo, salta qua! Andiamoci prima! Vedi che il consiglio per sbagliare un signore! Dai, dai! Bravo, bene, bravo! Pasquale 3-0 per gli amici. Stiamo giocando contro una squadra bella forte. No, signori cari, abbiamo fatto Un poco noi diciamo che abbiamo facilitato il lavoro su un paio di cose. Però è una bella squadra. No, stiamo giocando contro una squadra, la Junior Cup. Vai Matti! No, è un torneo di alto livello. La squadra contro cui stiamo giocando veramente no, no. Però loro sembrano una 11. Insomma, anche questo ci chiamano. Anzi, guardano a 4 anni. Bravo, voi conti.
No, amate. Sono due di queste qua. Dai, ma non nasce tutto! Veloce! Massimo, la batti tutta munizione! Oh, saliamo, Giovanni, saliamo! Madonna, Giovanni, dai! Giovanni! Vai, vai, dai, dai, dai!
Mi fa video e girarmi, io sto sudando. Che se mi dà stasera meglio deve fare vacanza. Per i bambini creativi, Ma non ci sta più Gabriele, Donate, mi fai morire a me. L'ho sentito! Va bene, basta il pensiero. Allora, comunque. Madonna mia, non la devi dare! No, no, il cassotto proprio, non ce lo vedo. Matti! Stai calmato, sei solo? Sei solo. Eri solo. Più veloce. Ma cosa va? Quello Giorgio sta scassato ultimamente.
Ti è dall'aria. Matti come ci fa seriale? Dobbiamo andare in Europa per Antonio, esci di là, Mattia, Gianita mette qua, Dove? all'ombra. Ah, ma vedi, io sto all'ombra con la testa, a me l'importante è la testa, vedi? La testa. Quindi stasera faccio la dove? Poi ci sarà la piscina sotto l'ombrellone. Io centrale, tutti centrali! Mattia, più alto, più alto! Altrimenti deve stare qua. Allora, quando ho capito, quelle polizie. Mattia! Mattia, cerchiamo di ricevere altri! Esce qua. Si mette qua. Dammi ascolto però! No, no. Noi siamo proprio. È un... si alza e si parte. Prova, io faccio una prova. Non parla italiano, che dici che non capisci? Al terzo 300 e al quarto 400. I primi tre lo fanno. Stasera Fermo una stasera. Dopo dobbiamo riprovare con ci sono 4 tentativi. Simone adesso non si fa la doccia, me ne va 2 a un caffè, ci vogliamo andare direttamente, poi senza fargli fare la doccia. Così. è meglio se la fa. Ma fa caldo, dai. Non è che dici scusato, perché dobbiamo Signori, ci vediamo più tardi. A dopo. Uè, ciao, a dopo. Yeah. Ah, ma guarda qua. Guarda quanto ho fatto. Vuoi anche provare? Guarda quanto ho fatto. Io vado 10 là. Non lo so, c'è 425. Ci mangiamo i pompieri, mo. Vedi che sono i leader da qui, esce tutto così dal mazzo.
Sì. 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 Sente? Prova, prova, prova. No, ma vai bello Giovanni, che prima sa picchia. Oggi è bello, ma pozzi non è bello. È bello Giovanni. Ma una cosa, se tu ti e metti invece un ritmo per passare sempre. Ma se già mangi, scusa, me la posso presa. Ma devo mettere un planeta che Voglio, vedono proprio giusto, spaghetti di bobine, riesce a avere il ciò, però manco di cernino. Oh, però parla. Però mangiamo, però come va subito. Ah, è una roba di tutto. Ah. Mamma cagna.
Lo facciamo noi. Sì, ma tutti lanciano e se devo la dopo. Damma fa, damma fa. Vai Davide, bravo. No, ma compare vai. Vai. ma state pure stanno tutti lì. Allora, l'Izia stava tutti quanti si fanno Vai su, punta su mare. Chiama Milina, prima di venire chiama faccio mattinare. Ma buono. La trovo un infatti, sai, dopo il rullare ma si fa strada. vai.
Bravo! Bravo James! Chiudi! Vai! È rigore! Bravo! Vai, Piscopo! Ah, sì. Miguel sempre si sfoglia. Mamma mia. Oh. No, lo stiamo Vai, tutti insieme. Luigi. Ciao. Mi buttato a mangiare. Sì, ma ci direte sono mio figlio. Che si immagini? Diciamo, Oh. no, è... Grazie. Vai! Bravo! Dina! Bravo! Calma! Bravo! Vai! 13! Fatto vedere! Chiudilo! Bravo! E allora, dai! Per la cerimonia... Bravo! Basta che sia pieno. Sì. Davide, vai! Oh, Nelly! Bravo, Piscopo! Ecco! Che tu con me? Bravo, oh, giù! Bravo! Amicia, posso parlare con me? Mi serve? Allora, prima poi ti metto mano. Oh, vai, chiudiamo! Dai! No! Ma se ti porto una... Oh! No! Già più prezzato, guarda l'audio per lui. Noi abbiamo quello che si chiude a corrente. Esci dalla cassa, entri in bagno. Sono parlando che non mi dà la Questo è il gruppo di Marzio. Vai! Bravo, portiere!
Andiamo, andiamo. Vai, hai già il numero. Bravo. Oh, vai, chiudilo! Vai Davide! Mamma mia, sta male. Bravo. Vai, vai, vai! Oh! Oh, a terra, a destra. Ci fa la cosa certo, ti ha pagato qua. Mi sembra tale, no? Quando è venuto Ah! Bravo, vai! Bravo! Bravo! Oh. Vai, chiudiamo! Bravo, Angelo! Bravo! 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 Vai, Canosi! Bravo! Bravo! Chiudi! Non c'è andata, no? Allo spazio. Bravo, vai Angelo! Vai, vai, vai! Angelo, è bravo! Ma no, no! Chiudi, Davide, chiudi! Bravo! No! Bravo! Bravo! Oh, oh! Chiudi! Oh, oh! Oh! Bravo Matteo, Ah, grande! Adesso pronto soccorso! No. Capo, scendi, capo, che è tu. Oh, vuoi centrale, ma calma, vero? Vai, Cadelli, no?
No, che se era qua proprio tanto, un attimo a roba mangiamo no, era lui. E che tu ma fanno morire quando Dai, non mollate, dai! Bravo Alessa, vai! Adesso fallo partire però, non va bene troppo fammi giurare. No. Domi! Il mare non so. Buongiorno.
lo potete prendere, non so che c'è. Quale? Questo qua. Non c'è da più e da Che lei? la più a più e da mano. Qual è questo? Oh, ma che numero? L'unica cosa, posso dire una cosa, se giri difficilmente per centro campo, mi sono defilato, guardare la telecamera, ci sono che non va la Dai lui! Uomo! Non arriva a te, schendina all'attaccante, ma non sa la perché se già difende. Quando passa? Quando è passato? Bravo, 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 vai. Vai, vai. Bravo, bravo. Andiamo. Bravo, bravo. Uomo! Andaccino! Vabbè, guardate. Quanto ci ne ancora? Ci ne ha poco. Tu! Quanti ci ho? La mettono dentro. Oh, lui! Vabbè, accendere io. Dai, dai, dai. Abbraccia. Vai, vai. Dove ci erano baci, te? E vai, vai, dai, vai. Basta.
Prova. È nostra. Vai pure tu, ma vedo guarda. No, ma per piacere, lo raddoppio si fa. Quando fa tutto. Ma che si guarda? Ma da sotto! Oh, sveglia! Lasciate un me! Avete guardato? Ma un attimo! No, proprio senza cena, è santo! Ma posso fare il bellino! Si stanno guardando! Qui a contrastare! Ma prima è stato detto! Bravo! Prova, prova. Sì, sì. Prova. Mamma, guarda la prova.
una volta. E vai! Davide, torni, Davide! E guarda dove la dai! Sì, sì. Chiudi! E vai, vai! Prova. Vai, vai! Bravo! Mannaggia morto! Ragazzi, ma non credo che si ragazzi. Ma chi si vede un po' di carichi, capito no? Oh, a destra e a capo! Sali! Vai Davide! Vai Davide, vai! No, già lo fai, dai. Bravo! Allora! Chiudi! Va! Grande, lo famo! Ecco! Bravo, bravo! Vai, chiudi! Bravo, bravo! Prova un attimo. La fa provare?
Vai, vai. Cavallino. Chiudilo! Aspetta. Vai. Tira il cavo. Levi il microfono. Oggi c'è da lui il microfono. Sempre, sì. Tira. Vai, oggi fa la broccolata tu. Vai ancora, vai. Vai, ma non devi pigliare tu su domani go. Ma ti ha tillato un muro, tempo. Vai. Vai ancora, vai. Vai, vai a casa. Va. Si va a sputare l'uomo. No, vai ancora. Ehi. Vai ancora. Vai. Ok, va bene. Vai Davide, vai! Ragazzi, tu non lo vedi. Lo vedete un po' la chiusura lì? Questo è meglio il microfono. Chiudilo! Vai! Sì, prova! Vai! Prova! Francesco, tirate tutto quanto. Tutto a me! Facciamoci sugli spazi, mettiamolo, vedi che non sta teso. No, ma che non ci sta correndo? Basta, vai ancora, vai! Vai Davide, vai! Vai, tu tieni l'uomo! No, vai Vabbè, Davide, non vai! vai! Sì. Prova un attimo. Sì, prova. Un'altra cosa importante, Tirimbo! No, me ne davo due. A voi già signore. Vogliamo fare questo? Scocci la crisi. Dai che punto qua. Fare striscia qua.
Sì, prova, prova. I'll be ready for you. That's right, baby. Ci mettono non fare si c'è un mazzo di me. Sì, pure l'anno scorso, seriamente. Ma non ci sono. Ma lo sto aspettando. Guardi, perché mi guarda. Adesso è pianata, nel girone. Ma che cazzo dici? Santa, se non sei in pena oggi. Sei in pena. Ma Vanessa c'è tu mi fa vicino che la roba. Faccio un po' all'altro, no, chi ne lascia nel salvatore? Qui sta era l'anno scorso se ne andava. Ma ci possiamo mettere anche noi? Capisci niente con lui, ma Rosa B. Mettiamoci più giù, Anna Maria. Ma quando mai? Carica è un grande spazio. Quarta gara in programma, Salernitana Vissartena. Non prestano lo schiaffone a Sì, c'è giù. Oh, Flavio, ma Andrea, chiove, sono da loro, chiove là con loro. Ah, ma che c'è tanto. Che c'è? Dici c'è, no? Senza più, c'è. Bravo. Visto perché a Salerno come si fa? A Salerno? A Salerno. Ah, allora questo è Salerno. Salerno? No, Sorrento dove abitate?
Non si dice ciutano. Allora, quando non ci sono le scemo. Questo non ho capito. Infatti tu mi sa che sono boccione. Secondo me. Ma scarica? Comunque ti dico, domani mattina se noi parti la panchina. Ok. Microfono, mica. Cazzo ho visto? Mi sente? Nella ripresa video si sente tutto. Tutto!
Flavio, qual è quello? C'è tanto che Vincio, come l'ho fatto? Quanto l'ho trovato? Crema, vaniglia. Perché quello si è rubato tutti i miei motivi. No, perché se no picchiamo tutti. Oh, brava! Maria Teresa, brava! Brava! Se non vinciamo nulla! Mamma, questa è la mattonella di Roma. Io attraverso stato grado e quanto? Io attraverso stato grado e quanto?
Domani vedi le cose, specialmente quella aveva questo giocatore, questo gioiello, questo fanfà prodigio che era Piero Armando Maradona di appena
Ma c'è sta qualcosa su frisco, Oddio. No, tenevo Ma isso? Ma isso? Bello! Allora, quella là, quella Vai Lorenzo! Vai, no! Ah, che pizza! Vai Lorenzo!
cambio. Così se no mi la mamma una mattina. Ma che serve? Perché questo... No, è sempre della televisione. È televisione, guarda. Perché non è stato lì? Ma si muove, ma perché sta il vento, è normale. Che schifo, proprio gioco con la sigaretta. Ma dopo ci arriva. E poi dove sta la sigaretta? No, dopo ce lo dico tu. Ma perché non... Aspettiamo quel filo. Leo va a tirare un po'. Non è vero, tu l'hai rotto. Se mi faceva così si rompe, deve stare. Se no, se fa così guarda, vedi come dura quindi è vero. Tocca il mio pantalone. Fare il mio pantalone. Il papà dentro non riesce a fare. Leo, si chiama Ciro. Come lui. Grande Lollo! Vabbè, tu hai visto il coppa tua? Non giochiamo più. Ma tu sto facendo. Allora! È vero, Catello, che Lorenzo l'ha passata al 17. Leo, fare queste cose, mo va ascoltando il bla bla bla. Oh, moga di Fabio. Se ne è da paura? Sì. Sei scattata a pochino. Lorenzo dalla rimessa ha segnato. Ora stanno
Oh mio Dio! Hanno fatto il tris! Andiamo a vedere! Come scende fatto? Guardate un Se possibile, faccia il possibile ma non ti do onestamente. Fa impatto, Manuel, siete in due, fa impatto. Pure è buono, poi. Sta per salernitana, come
Poi ciao, quando finisce le partite, sempre poche cose. Dove l'hanno portata tutta? Che stampata? A Emanuele, come si chiama? Madonna, guaglione si porta a copia di tutti distinti all'osservatorio Salernitana.
Non ci siamo perché in realtà spostava la macchina, ci sta ogni parte che finisce. Babbo! Che devi da casa? L'evento, quello di Aci Castello, è impreziosito Bruno! Puoi portarlo a Napoli. Un coniglio. Ma non è fatto. Ah. Coniglio. Ale, guardati la macchina, lascia stare il telefono.
Fa il giro delle televisioni. Lo faccio. Bravo. Buongiorno. Quanti loro vuoi dire hanno fatto? Voi avete vinto 4-0. Facciamo. Bravo. Arbitro, guarda la battuta! Arbitro!
E voi? Lo vuoi vedere tu il panino? Sì. Come lo vuoi tu? Vai, Dai Emilio! Al 0 punti si fa. Solo voi tre, siamo rimasti a fare. Dove sta a casa? 5-0. Da quando è iniziato? Non è finito per campo però.
Ci metti lì, c'hanno fanno bella auto io.
sembra però. Francione
Gol segna il Casaredo. Finisce questo primo ciclo di 5 partite, tra 10 minuti cerimonia inaugurale, tutti sugli spalti. There's no need to feel down, I say, young man, pick yourself off the ground.
a tutti, benvenuti e bentrovati alla seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio. Un applauso, ciao a tutti. Dopo il successo della prima edizione siamo lieti di poter ripresentare questo torneo che vedrà protagonisti tante squadre, tante famiglie, tanti ragazzi provenienti da tutta Italia, pronti a vivere in giorni all'insegna del calcio e dell'aggregazione. Saranno 3 giorni dove al centro di tutto ci sarà comunque lo sport, che oggi rappresenta un'esperienza fondamentale per la crescita dei ragazzi. Il Memorial abbraccia importanti valori come la lealtà, il rispetto degli avversari, il lavoro di gruppo, il lavoro di squadra, il rispetto dell'amicizia, e sono tutti valori che sono stati trasmessi grazie a un grande uomo di calcio che quest'oggi ricordiamo, che è Gianni Di Marzio. Gianni Di Marzio è un uomo di calcio, un uomo che ha vissuto esperienze fondamentali in grandi società, in grandi squadre come il Napoli, come il Lecce, il Palermo, il Cosenza e tante altre squadre ancora che ricordiamo, il Palermo. A differenza dell'anno scorso, quest'anno abbiamo voluto però aggiungere un mattoncino in più, perché diciamo che oltre alle squadre professionistiche che sono presenti in questa edizione, come Lazio, Salernitana, Empoli, Sassuolo, Juve Stabia, sono presenti anche squadre professionistiche che sono presenti in questa edizione. Scuole calcio come Virtus Artena della Lazio, Asso Potenza in Basilicata e il Bonis Teramo in Abruzzo. Ovviamente a questi si aggiungono anche squadre campane che sono presenti quest'oggi come la Cantera Napoli, Ludisport, Junior Stabia, Soccer Fien, United Angri e ASC Macerata. Ovviamente a ciò si aggiunge comunque la squadra che fa parte del torneo, che è il Real Casarea. Bocca al lupo a tutte le squadre che presentano il torneo quest'oggi. Ovviamente ciò è possibile grazie a 2 pilastri fondamentali del Real Casarea, 2 persone che comunque credono in questo progetto, 2 padri fondatori che sono presenti qui quest'oggi, e sono Luigi Maione e Antonio Tenucci. Un applauso anche a loro, se tutto ciò ovviamente è possibile. A questo punto lascio proprio la parola a Luigi Maione per il continuo della presentazione della cerimonia. Walter è emozionato, Allora, salve. Buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del Memorial Gianni Di Marzio. Per noi è un piacere, ringraziamo l'amico Carmine Spagnolo che ci ha fatto conoscere il mister, perché il mister era, oltre a un grande competente e conoscitore di calcio, il mister era divertente, svelto, veloce, aveva tante caratteristiche positive del napoletano, quindi per noi onorare la sua memoria è un grande piacere, e ogni anno abbiamo parlato prima con la famiglia, lo vogliamo rendere sempre un memorial migliore. Quindi il nostro prossimo obiettivo, adesso abbiamo portato altre squadre di fuori regione, il nostro prossimo obiettivo è quello di portare qualche società estera. È vero Gianlu? La facciamo questa promessa? Quindi le prossime squadre saranno anche quelle estere. Adesso quest'anno volevamo ricordare il mister Gianni Di Marzio anche come un importante talent scout, no? Aveva l'occhio particolare per i giovani, e uno in particolare è stato un ragazzo argentino. I nostri insuperabili, che sono la vera forza del calcio, vedi, abbiamo Carmine, fai vedere come facciamo gol, vedi? Un grande applauso, Carmine ha fatto gol, vedi? Grande Carmine, viene la nostra mascotte, vero Carmine? Abbiamo preparato uno striscione in cui viene rappresentato questo argentino e questo mister. Se mi fate partire l'audio, c'è un audio che ci racconta.
evento, quello di Aci Castello, impreziosito dalla testimonianza di Gianni Di Marzio che il Pibe de Oro lo aveva scovato appena sedicenne nel lontano 1976. Gianni Di Marzio, un napoletano di Vergellina che giovanissimo è stato scelto da Ferlaino per allenare la squadra, va in Argentina in cerca di talento. Viene all'opera, vuol portarlo a Napoli. Gli fa firmare un impegno su un pezzo di carta, chiede il prezzo del cartellino, $200.000. Di Marzio torna a Napoli, ne parla con Ferlaino, lo convince, ma l'operazione non va in porto perché in Italia le frontiere del calcio sono ancora chiuse. Mi sono trovato quasi per caso ad avere il piacere, la fortuna anche, diciamolo pure, a vedere questo ragazzino di appena 16 anni a Buenos Aires. Io ero per i mondiali, allora allenavo il Napoli, ero per vedere i mondiali, quindi chiaramente non andavo alla ricerca di giocatori, però un mio, diciamo, tifoso, io allora allenavo, prima di andare in Argentina allenavo in Napoli, ma prima ancora allenavo in Catanzaro e avevo vinto e anche abbastanza bene a Catanzaro. Un tifoso calabrese mi telefonò in albergo ripetutamente dicendo che aveva questo giocatore, questo gioiello, questo enfant prodige che era Diego Armando Maradona, di appena 16 anni, però io lì non avevo neppure il tempo necessario per poterlo andare a vedere. Ma questo signore, che si chiama Settimio Aloisio di Aiello Ionico, talmente che mi convinsi l'albergo che io dovetti andarlo a vedere. Il ragazzo non si presentò allo stadio perché era arrabbiato con Menotti che non l'aveva convocato nei 40, anzi era nei 40 e non l'aveva convocato nei 22, però lo convincemmo, andammo in questa favela di Villa Fiorito dove lo convincemmo a venire a campo. 10 minuti e lo feci uscire, quello è Diego Armando Maradona. Adesso voglio chiedere a Gianluca e alla signora Tucci che facciamo un applauso, se si ricordano qualcosa che Gianni raccontava di quell'incontro, delle volte che si sono incontrati successivamente, perché quell'abbraccio si vede che non è un abbraccio di rito, è un abbraccio di stima nella prima foto, quindi lascio la parola a loro. È stato chiaramente come un figlio per Gianni, e soprattutto agli inizi, quando Diego Armando non aveva grandi possibilità economiche, veramente era molto povero, e allora andavamo a scegliere magliette, jeans, indumenti che magari potessero servirgli per lui, per la sua famiglia, e spedivamo. E poi dopo lui è stato sempre molto grato e si sono visti in tante occasioni anche con Gianluca in vari momenti della sua vita, fino a poco tempo fa, 4-5 anni fa, che gli ha fatto un'intervista. Comunque era un rapporto bellissimo con Diego Armando. Grazie di tutto. Ma intanto volevo ringraziare Luigi, Antonio, perché sono stati i primi ad avere il pensiero di dedicare qualcosa a papà, e poi ci sono state altre iniziative, ma voi siete stati i primi e questo non ce lo dimenticheremo mai, e quindi siamo felici di essere qui per il secondo anno, ma sapendo che sarà una lunga serie di memorial, perché ci teniamo davvero a rendere questo torneo sempre più importante, ma soprattutto sempre più festoso. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, davvero, a tutti quelli che sono arrivati anche da lontano, sfidando i trasporti, le difficoltà. È bello riunirci qui nel nome soprattutto della passione per il calcio. Adesso non vorrei che tutti quelli che sono sugli spalti possano pensare a diventare come Diego. Di Diego ce n'è uno, e voi dovete pensare soprattutto a divertirvi, a giocare, a, se possibile, realizzare il sogno di giocare, che è la cosa più importante. E poi questa realtà, la Real Casarea, ha dimostrato che si riesce a costruire dei ragazzi soprattutto educati, dei ragazzi che attraverso lo studio,
attraverso l'educazione, l'insegnamento possono diventare soprattutto degli uomini e poi dei calciatori. Poi qui si riesce a diventare anche dei calciatori importanti, non tutti, però siamo contenti di farlo da qui il Memoria, perché questa è una realtà davvero che può essere di insegnamento per tante realtà anche più importanti che portano dei nomi più blasonati ma che non hanno l'organizzazione, la struttura e la passione che invece si ha qui alla Real Casarea. Quindi siamo contenti di continuare questo binomio, sperando possa essere sempre più bello. Grazie mille per le bellissime parole. E adesso c'è te, che dovevi dare alla signora? E poi c'è un artista napoletano che vi voglio presentare, con un omaggio che abbiamo voluto far fare a lui, perché il territorio conta tanto e quindi non so se vuoi solo aprire o sì, apri. Lo vedo anch'io adesso, ne abbiamo parlato con lui tante volte, però bravissimo. Complimenti, sei stato bravissimo, non avevo dubbi. Diciamo che in questo momento tutte le parole possono essere superflue, perché quello che ha fatto tuo papà, anche se non era la mia epoca, è descritto in questo cartellone. Ti ha lasciato un'ottima eredità, perché anche tu sei un grande. Complimenti a te e alla tua famiglia. Adesso Carmine, lo facciamo vedere a Carmine, vieni un po', vieni, che tu sei la mia mascotte. Carmine, loro sono gli insuperabili, si allenano 2 volte a settimana qui ed è quello che mi rigenera quando li vedo. Io passo qua anche 13-14 ore al giorno, si ascoltano tante cose, tante aspettative, però l'unica cosa che a me mi rigenera sono quando vedo loro allenarsi. Loro sono i sorrisi veri, è il calcio vero, perché il loro calcio è ancora quello fatto per passione, amore, entusiasmo. Mo Carmine mi deve promettere che ci fa vedere un gol, no? Noi e lui facciamo sempre il percorso. Mi montate una porticina, quella là con i coni, per piacere. Facciamo un percorso, Carmine? Sì o no? E fagli vedere come facciamo gol stasera contro la Juve, come si fa gol? Con le mani? Poi facciamo vedere a me quando mi vuoi bene. Quando vuoi bene a me. Tanto, Anch'io tanto. Mi porta nel cuore, ha detto. Ora facciamo un gol, Te la senti? Purtroppo lui dalla pandemia è iniziato a venire poche volte. Adesso ho strappato una promessa alla mamma che mi ha detto che lo porterà di nuovo, vero? Perché lui si allena il lunedì e loro si allenano il lunedì e giovedì. Un po' più avanti che faccio il percorso. Mi leggete? Tutti insieme, forza! Continuiamo la cerimonia con un altro momento importante che è quello appunto del giuramento.
A tutti i partecipanti, atleti, dirigenti, tecnici, genitori e a tutti gli appassionati di calcio giovanile rivolgiamo il saluto della famiglia Di Marzio, degli organizzatori, delle autorità e della cittadinanza di Casalnuovo. Nel nome dello sport che pratichiamo, che cerchiamo di onorare con passione, correttezza, lealtà, consci che queste manifestazioni aiutano a crescere non solo sportivi, ma gli uomini del domani. Dichiariamo aperto il secondo Memorial Gianni Di Marzio, nel segno della cavalleria sportiva e del rispetto delle regole. Buon torneo a tutti. Adesso diamo il via. Gianlu, vogliamo aggiungere qualcosa? Un saluto. Volevamo dare alla mamma di Carmine i fiori e ringraziare gli insuperabili e soprattutto non solo i genitori dei ragazzi ma gli istruttori. Fanno un lavoro difficilissimo, importante, e quindi l'ultimo applauso lo dedicherei proprio allo staff degli insuperabili. Come si chiama? Giovanni, Barbara, Davide, sono forti. Sì, sono fortissime. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. Buon divertimento.
Ma la musica la mettete? Quando anno sei? Sul 2010. 12 anni. Oh, ma l'uomo di Venezia, no? Dai, dai! Oh, Dani, aspetta, Danilo! Valerio! Rimaniamo su, Io. Guarda, stai più dietro tu. Tranquillo. Dai ragazzi, dai! Vamos, Timo! Devi calciare tu! Dice. Unito, che fai? La stanno fanno vedere. No. È una palestra. Io un valore. Sai come riporta? No, ma in cerca, tu da sana. Non voglio una cama, non dice, bene, 9 anni, 14. Ma sono i figli, ci hai andato il valore. Valerio, così! Pure adesso! Ah sì, questo sì. Io ho un piacere che non sono marito di Marzio. Parole che non ho mai dimenticato. Ho 12 anni. Gabriele, vai! Vuoi la lascia? Adesso. Dai, vai. Vai. Come sta lui? Alza. Oh.
Aspetta, non si zilla. Lo va a passarlo. Mangiato. A come tagli? Mi capisci ma non mi devi mangiare. Oggi ma ti tocca la faccia. Vai Gabriele! No, dai, venga! Peppe ce l'hai! Dai Gabriele! Dai Edo! Dai Edo! No, questo è più piccoli, ma sono a 9, 3, 7, sono 9. Sono 9. Di mezz'anno. Agossi, voglio un altro. Ma sei chizzato, veramente proprio, 2011, così, 10. Bravo! Ragazzi, così, dai! Vai! Veloci, Corsetti, vai! Sanna Corsetti, vai, San Giovanni. Guardate che è stato male. Mia figlia che si va. San Giovanni non c'era chi, Giovanni Bonanno, come si chiama? Giovanni non è rimasto la calcio. Ragazzi, come sta? Oh, ciao. Ciao. Già, ragazzi. Sta brutto mondo. Non si fermare! Ha subito divertissimo. Tutto il mondo lui ci arriva molto il mistero diceva ne passava lui non passava. Quello che passava, quello passava per sempre si dice allora stamattina, questa mattina per più. No, se Ma lui da Giorgio mi sta amando per tutto. Il figlio lui poverino vogliamo ospedale. San Giorgio che non si va nell'Androne. Non si va
il treno era passato, era una passa, non so se. Come una passina che si pensava, che anche mi sa. Si sono vicini a me la palla di scattare di passare, io la passa. Non mi sento più vuota. Ma non mi dà che lei questa cosa sta capendo. Saluti, si va a me, io non piccicavo la vita mia. Vai con te! Vai Pennacchi! Vai Nobili! Oggi! Bravo! Quanto minuti sta? Sì, quando si sente andare. Quanto minuti sta? Permetti? Io di campo, io un pezzo di macchina, noi siamo è nato Cacciare, dai, oh! non me la preoccupare quando la differenza. Ma io sto provando un po'. Ma io questa è una scuola con qui. La Casale Nazionale. Si rivolge tutto l'Italia, tranne Napoli. Novi Chicago, gruppo di 2009. Siamo stanno partendo di soldi. Si fa, si fa, che brava cosa.
Perché tu ci vedi su qualcosa, sì, che sembra che mi ha segnato un uomo. Tu come? 12 anni. Quindi lo vedo. Vieni qua! Oh, magari Bravi ragazzi, dai, non mollate. Non aiutare. Ti segui la Roma, segui il gioco intero, cioè sì. La Roma segui. Bravo Gio! Vai Mattia, vieni Mattia! Facci la palla, dietro! Amodi, giochiamo solo dietro! Solo dietro! Facci la palla! Facci la palla! Vai Edo! Vai Edo! Ho detto tutto. Ah sì! È Roma sta squadra, è Roma. Artena, dopo Frosinone. Ma al mondo 1, al mondo 1. Ah, che di zona là. Wow, come sta crescendo che tu portiere, mamma mia, ma guarda quei piedi, guarda quei piedi, ah sì. Ma no, scusate. No, siamo giocati al
No, io mica i 14 partecipi, no. Ma l'anno prossimo se ne va. No, ma l'anno prossimo manca ce la fa. I danni nel 12 anni, i danni 9 anni. Sono 3 anni. Ah, più con l'emboli. La Lazio sta a cala, la ci visto. La ci visto la Lazio, prima là. Ha cagnato tutto quanto. L'ha cagnato tutto quanto. Tempo. Non so, di tempo, 3 tempo. È pure male detto. Ha cagnato a tutto quanto. A tutto quanto ha cagnato. Oh no, ci visto pure. Bravo, Miguel. Bravo. Eccolo, ce l'hai. Allarga, deve stare. Allarga, deve Tra 2 litiganti. Tra i 2 litiganti o destra fa così. Ah, va la misa da me. Io la buona, io avrai. È buono, è buono, è buono. Shit.
Guarda, questa è un'altra e dopo guarda.
colpa. Quando c'è mia figlia che c'è una seta sì, Bonnecci, hai visto che teniamo come lì? Quando mangiavo, no? E 14 anni. Sai come si vede la compagnia?
falsi professionisti. Ma seguito con lei quando lo figlio.
Passa in vantaggio la squadra dell'Empoli, il punteggio è sull'1-0.
Raddoppio dell'Empoli. Il calciatore con il numero 5. Per portarsi le mani. Non è piace, si chiama, quanti giorni. Ah! Bella Rossellona. È bella donna. Dici Donatella Milena Urga trattino basso. Urga Milena trattino basso, Urga Milena trattino basso. Sì. No. Ma guarda cosa ricomincia, guarda la mia. Bravi. Ogni tanto quando metti i pantaloni. Ma non vedo la partita. Questo Ne Mattia, così suonare con me. Ah, ma è sciacca.
Pensavo che esce la rosa. Pure qua. No, che esce si fa? Pure qua esce si fa. Ah, posso uscire? Che esce no? E fai vedere mi cogliere. Che oh my god. Non la ciabatta, mamma, mi voglio vedere che mi piedini. C'è male sull'etta. Ma sì, che ti si là davanti. Oh, così mia mamma mi viene a dire. Ciao mamma, vai qua. Sì. Lo sapevo, che ha fatto! È un fosforo! Era un... Poi chiusa che si dice. Era un... Quello che io sono fatto un cazzo. E quella è stata un giorno di... Ma io mi sto guardando la partita, ma che vuoi, Mattia? Guardando la partita! Giovanni, non attaccare! E poi non attaccare! A posto! Fammi vedere. Come fai a fare?
Io sto abbracciando a Mattia. Giovanni. Mamma, il poco ci visto davanti. Ci non davanti. Io ti ho visto. È stato lui. Sono levati qua. Oh, te lo dico io perché. E se va. Oh, e pal. Busna bakna mula mula busna bakna mula. Oh. Oh. Vai. Busna barra e bella mula busna bakna bella mula. No, vai, canale. Oddio di boss! La piscina! Curibari! Ancora che lui? Buongiorno, facete la piscina? Come mi fatto? No, non mi interessa. Che volete fare? Subito, fate! Io me la rotto. Io me la rotto. Ah! Ma no, certo che non ti basta. Che tu sei? No, no, perché lo faccio così? Tu invece alle 5. No, io questa come stai, Angelo? Tu come stai? Come fai? Come fa oggi? No, io non so. Ma capite? Facci scemo, per cortesia, lo dico per cortesia. Come ti chiamo? Come ti chiamo? Che fai? Cristiano! Ringraziamo! Sono grandi, ha giocato. Ma tu a 13 anni, che sacci? Avete giocato stamattina? Ma perché allora mi tirano i calci? Avete giocato stamattina? Oh, non c'è, avete giocato stamattina? No, quando hai giocato? Avete vinto? Contro chi? Contro la
Ma mancava mezza squadra. Ma questo è tornato il girone. E quanto stanno? 2-0 Empoli. Ma dopo che stava a non fare lui? Però non so niente. Ma quando tu vuoi andare in il secondo gol, uno altro la metà di Martino. Il secondo gol, quello là, ci rendiamo conto che ha anticipato Zito con la testa. Zito è davvero. Chi l'hai fatto di là? Ma c'è Allora, il primo tempo in realtà i primi 10 minuti abbiamo giocato bene. Allora era Zito, Zito, Federico, Tommasini, Alex. No, non c'è. No, io, Simone, Gabriel e Damiano. Chi stava in partita? Erano rimasti Gaetano, Vito, Mattia e Massimo. Sì? Hai detto? Oh, Francesco, che detto? Se avrei avuto la vostra Ma quelli in un altro torneo, li abbiamo battuti 3-0. San Basis. Vedi come gioca? 5 o sai quando ne 2011 contro il mondo, sai quando hanno fatto 1-0 sono messo 2 gol potevamo pareggiare contro la Salernitana lo so. No, in realtà contro la Salernitana abbiamo potuto La Roma abbiamo perso 2-0. Ma la Roma era 2011. la Roma era 2011. Il giorno è stato una parata. Luca Di Masi. Abbiamo fatto una foto. Fammi mangiare una partita, vieni a mandare, zio Vito. L'unico che ha la cosa bianca. Si direttore. Si capite, ma se ne resoluisse in mezzo al ramo. Quando finisce la partita ci Henderson, voglio preparato! super deciso. Abbiamo fatto ma no, ma con Masini ma mica con lo Scazzi, con Masini e Scazzi. Ma poi stava tutta la ma che buono, ma sì, e tu giù prima che rompiamo. Cazzo, il tipo gioca sempre allo stesso lato. Mattia, quante ci vuoi di Guarda, quello ma perché c'erano 7 giocatori 7 giocatori su 9, su 8 stavano dall'altra parte del campo. Io e Tommasini soli tutta la partita, noi che ci hanno dato una volta di qua, di là. Oh. Quindi che momento
Ma contro chi dovete giocare? Con questi. Con quei. Facciamo schifo. Ma non devo andare. Non già non devo andare. Tu sei già vinta. Già devo vincere. No, quello è Koulibaly a Milano. Quello è Koulibaly locale, non penso. Dove va? Francesco, uno che a Mattia arrivava in becco si bavagava basta. Ma no, ma nessuno mi ha chiamato l'uomo, e che ne sapeva, penso che si va a sapere quanto si va. Pure io. Che devi dire? Usciamo la rete. Mica mi sono vedo. Arreda buio. Ma che cosa? Che sei fatto scemo fino a noi? La palla. No, però noi avete detto. Vai, non mi la palla. E invece vuoi cercare. Come facciamo un momento? Poi aiutami, a gabbia una palla non c'è da mettere altro. Ma perché? A me mi piace a me piace andare a cercare palla. Non mi interessa. Ma sono io lo cavo però. Ma tu che puoi fare? Ma ti devo fare? Ma perché? Perché tu non puoi spiegare una cosa. Se tu la passi dopo. Non potrei mai fare. No, a parte che questo è più alto. C'è un calzino che tu non devi vedere. Se tu invece rimani alto. Ma non posso fare che io scendo e attaccante sale. Perché se no mi sono aprire la valle, asciutto. No. Un attaccante. Giovanni, devi dire cosa devo puntare ancora volevo lì. Prima che arrivava Gabriele. Gabriele hai fatto. Ti avevi rigori, per forza. No, ho tirato 2 rigori. Uno ha sbagliato. No, 3 rigori non l'ho sbagliato. E gli altri rigori non stanno andando. Te lo rifaccio. Pure io ho fatto 6. Quanti tiri davanti? 7 e 13. Io 13. Allora, eravamo partiti che stavamo. Io sono venuto a metà 0 e fatto 10 gol. No, ma il bello è che c'erano 2, stavamo i primi, lui era primo e dove giocare? Sì, no. Giocate a 11 una roba. Quando? L'ascoltavo. Che giocavo no, non ho fatto 4. C'è il fuori gioco in aria. Mamma mia. Come si fa a giocare quanti gol? Ma perché io poi non sono abituato a stare altissimo. Il primo gol l'ha fatto uno da Genico. Se io devo stare al limite dell'aria. Il primo tempo non ha tirato una rasoterra. Non era forte, però era rasoterra. Era rasoterra? Però non era forte. Non è che ha spaverato perché non deve dire che stanno poi il secondo gol Zito uscito da lì. Ma Zito sta lì. Il terzo gol Alessio prende palla. Era sulla battuta, avevamo battuta. Palla dietro da Alessio. Alessio. Dite non incazzarvi per tutto. Così cosa ha fatto? Era passato allora. Mi stavo allargando io, dico, lui no, è ritornato verso l'attaccante della capacità. Dobbiamo andare da scarsità. Chi sta facendo?
mister Max e c'è fatto Che dici? Con base, se c'era mister Alfredo, se dovrebbe incazzare. Non si vede che non me lo può fare 1-1. No, è giusto. Non è giusto che mi deve essere. Se non mi sta facendo la pacca con me, boh. Guarda piano piano. 2006, visto? 2004 mai. Sono i capelli super ovvi. Io ho visto un video con mister, uno sbaglia un gol, uno perché poi ci dà un quattro ore, quindi tanto poco non ci vorrei più. Che dolore di cosce, porca troia. Ma invece stava qui, vai giù! Che dobbiamo fare? Andiamo giù la mattina di sangue. Un muoio di questo. Vai dentro! Vai a saltare! Ma ti devo qua, ce la fare. Oh, dai sta scarpa che spendere. No, qua c'è la casa che ci vogliamo, lì magari stava accendendo rossa. Si chiude con il risultato di 2-0 per l'Empoli FC, la partita tra si chiude con il risultato di 2-0 per l'Empoli FC.
la sfida tra Empoli FC e Asse Potenza. Per la prossima sfida US Sassuolo contro Angeli. Vi ricordiamo che tutte le sfide di questa giornata, tutte le partite le potete seguire sul canale YouTube Calcio Napoli 24 e sul canale 79 del digitale terrestre Calcio Napoli 24 TV.
giocatori per la sfida Lazio contro il Teramo. Ci possiamo sedere. Romale. Senti, io la vado a vedere di sicuro. Belle per chiudere. Mario, fatto vedere! Eh sì, la prima in casa. Ma la via del Mario! Finale con la Juve. Buonissima. Buonissima, che stai a bere? La granita. Di che? Alla Coca-Cola. È Coca-Cola. Simone! Ma mamma. Quell'altro torneo dove lo stanno a fare? Bravo Fede! Attento dietro! Gol! Gol! Lei si compie la Mamma rete! mia, a me mi manca pochissimo e ho finito. Che ti manca? Resta Mario! Ha bevuto tutto. Solo una partita fanno oggi. E Mario gioca le domani? No. A che ora gioca le pari? Ah, fa 2 domani lui. Quante squadre sono? Sali Calabrese, sali! Bomba! Mario! Grande parata! Quante partite ho fatto tutto? Melocchi! All'ultimo goccio. Tu hai fatto un sacco di campionati, Dai musa, Moscio nelle labbra, ricordavo. Il ragazzino là. Però è un moscio. Ma questo finalmente viene? Non ne vuoi più? Ho finito. Ne vuoi un altro? Che tagli? Questa è la seconda partita. No, è la prima. Uomo!
La porta poi era quell'altra, adesso è confusa porta. Lo scaggio era buono. Senza paura Alessandro, chiama la palla, Ma come Da! hai detto da. Ma te la vedi oggi, ma in Napoli te lo vedi oggi a casa nostra. Il Napoli mica lo vedi a casa, tu non devi andare a mangiare. Senza comprendere la casa, mangiare tre, ma fare una doccia, no, a casa nessuno. È bellissimo, ma con lei con l'applicazione, con lei. Chiama a lei, no, la corrente arriva fino da fuori, fino al contatore. Deve verificare l'elettricità. Chiama l'elettricità, non fa caso, va a casa. È tutto a posto, all'interno della casa mi devo vedere un po' scappare. È già studiato il fumo, bravo Mario! non mi sta a fare, non mi congelatore. Io abbiamo uno che si stia e mezzo. Bravo Ale! Chi è? Adesso, sembra la partita. Dove Mariano? Comparsa Antonio, se dico Passa in vantaggio la Lazio con punteggio di 1-0. Fatto due parate, due gol salvati. L'ho detto il piede. Scalato la girettina. Mario, Vittorio, tu quando entri? Ah no, sei infortunato, in tribuna ti hanno mandato. No, io non gioco. Ah, tu non giochi con loro? Stai con la Roma, vero? Occhio che te la dà, vai! Radio, che sveglia a radio? Io ti devo togliere. Ma l'abito ti devo togliere. Bravo Gino! Ma sono 8. Bravo! 8. Hanno cacciato, ma non stanno ancora qui. Hanno cacciato e stanno ancora qui. Non giocavo calcetta che la parte. Apri qua. Occhio a 14 Alessandro. Torna! Guarda questo. 4.
Volontari. Sì, la Lazio, sufficienza giovanile. Dai! Non ti fermare, vai davanti, non ti dietro. Ha fatto come Serie B. Dai! Vedi? Vedi, sto posto là. Oh! La media è tua! Lascia stare, non Quasi nel 2010 anche. Nel 2010 gli altri. I bianchi. È molto buona! No Mario! Che hai mangiato? Che ti sei mangiato? Il gioco dei primi tempi a Roma, vai. Lo gioco di sta flaccido nelle gambe. Bello, dribbling secco, mani di rigore. No, dopo vanno a vedere al bar. Movimento, gesto manuale del Deciso Alessandro, deciso però, Bravo Musa! Bravo! Dai! Sono flaccido nelle gambe. Dai! Se non è quello, un paio di largo! Gol! Seconda porta. La seconda porta. Recupero e fa. Deciso Alessandro, deciso! Perché dobbiamo allinearlo subito da già partire stasera. Certo, non c'è Nanni pallone sta lì. No, a questo no. A queste dati. Per il gesto, per già i gesti Spero però non stanno abbassando un po' troppo, non riescono ad uscire, allora vedo che mi vanno a pressare, vedi?
facciamo l'uscita da lì. Però loro salgono. Invece noi... Bravo, così. C'è sempre uno libero allora. Io non so che dire. Dove sta parlando? Mamma mia! Vabbè, ma c'è un allone lungo, è lungo più. Guarda, vuole fare. L'ennesimo a 16 anni ora. Quando giocava? 10 anni fa? Secondo me 15 fa, che giocava? Una decina di anni fa? Vai Ale! Ragazzi! E tira su! No, sei flaccido nelle gambe Mario oggi, pure tu. Mangiare questa notte ero molto tranquillo. Dai! Io me ne voglio una festa, hai un'altra che stanno a mostra, hai un'altra che sta buona, la piazza. Già il pareggio del Teramo, Lazio Teramo 1-1. Uno. Mani. Bello. Oh, bella palla già. Tra poco c'è il cambio da Vittorino, Riscaldati un po', Devo giocare a mezz'aria. Poi a terzigno. Tira subito là, Alessandro. Io ti vedo più a terzigno, però. Oh, però, dai! Dai! Oh, però... Vai, chiamala. Stanno riscaldando. Ci sta pure quello. Ci sta pure Quando una veglia nasceu, quando céu devíamos crescer e só de vivir.
Hanno anticipato le partite, quello ce l'ha. Bravo Ale, bravo, dai, oh, dove sono già oh, no, due tempi da 25, da 20. Se non ce la faccio io. 3-2 primo tempo. No, non l'ha, ma ha segnato il secondo tempo. Ma spero un gol che è finito. Ma a Roma domani. A Udine perché 3-0. Termina la prima frazione di gioco con il risultato di Lazio 1, Teramo 1. Termina la prima frazione di gioco con il risultato di 1-1 tra Lazio e Teramo.
Oh, quando cambia il No, lui me l'ha detto, praticamente lì. Adesso sta tornando metti in mezzo, ma perché? Bravo! no, ma fa il sapere Fammi chiamare, vediamo questo siamo andati in bagno, il campetto dei bambini quale sarebbe? Quello lì, stai collegandosi il Milan. Siamo passati da lì. No, è l'altro campetto. No, siamo andati in bagno che sta là, no. Ma perché mi chiesti a vedere? Lui ha detto, no, lui ha detto mi accompagni in bagno. Massimo sta là con i bambini. Ah sì, perché se lui è andato, lui è andato in bagno. Sei pronto? Sì. Se fanno gol con in calcio d'angolo, io devo Vetterinario Mario, eccolo. un goppano. Beh, Subito. Godo! No, stiamo parlando di me, mi ha venuto tanto, erano 5-6 squadre casa mia. Sì, forse c'è anche noi. Gioco la Lazio, il maglietto. Oh, te sei pure David Luiz. Ragazzi, adesso ragazzi si capisce. Fuori!
Lei no. Che c'entra? Se giocava con la Roma, non ti fava sempre un male. No, non si può fare i guagli in giro. Ecco. Wow, Mourinho che personaggio, grandioso. Visto come c'è, visto che l'andrei vista la partita. Aspettare quando faceva vicino di un po' di balle perché si girava la virgoletta. Io non ci credevo più, quando c'è uno no, ha fatto il 2-1 e poi io devo supplementare e poi il Torino ci ha pensato. Poi là le vince l'allenatore perché uno che ogni volta fa i quarti e passa sempre, quando si ritira la parte. 17 su 17. Non lo so, è quasi no, è impossibile no, è difficile però se succede, tu arrivi anni di coppe europee, che è proprio uno che ne roba. Vabbè, guarda a fare la Champions League. Se la Roma dovesse una Juve che sono già qualificati, se dovessero vincere. Raddoppio della Lazio, si porta sul punteggio di 2-1. Tira forte, cazzo! Ma che cazzo c'ha? Vabbè, questa no, veloce, qua non era troppo. Tirate. Ti trasferisci anzi pure tu da qua. Chi lo mette? Qui doveva piazzarmi. Ha fatto un movimento. Chi è David? No, numero 7, David. No, ma io faccio male. Gli altri 5 dove sono da giocare? Gli altri 5 dove sono da giocare? E dove? A Casal di Principe, altri a Roma. Ah, sempre a 3 tornei. Anzi, passa pure Napoli, sempre per no, solo 5. Pure tu? Ma che c'entra? Che giovanotti? No! L'extracomunitario? No. No, non esistono più. Ah, è nato a Roma. Non è stato preso da fuori. Il capitano invece titolare, pure l'8 è titolare. Ma si vede, 8 Mario. David Luz, no, dopo quelle pisciate che fece la finale in casa con la Germania, 7-0. No. Quest'anno 2-1, 2-1, sì. a Casale Principe cosa? Pure il trofeo Tutta Roma, Ah, questo invece qual è? Gianni Di Marzio. Quello che è morto. Quello è morto. Coprite! Tuo padre lo scusi. Salute. A un po' di mercato.
Della Roma che no. Era troppo incisivo quest'anno. Però quest'anno ha giocato più per la squadra. Ora passate Dai Mario! Ma pure dice che vuole tornare in Inghilterra. Pure il Manchester United. Occhio male! Mamma! Occhio male! Hai visto? Bravo! Ma lo fanno allenamento a Formello pure No, non è il Formello là, no. Qual è tuo figlio, Angelo? Il più basso di tutti qua. Angelo fanno a Formello allenamento. No, no è Lugano. Figlio, ragazzi. Vai Mario è tuo, vai Mario, vai Mario è tuo, vai Mario! E ora dai. Vai Mario, vai Mario! Bravo! No, vabbè, questo è piccolo, quello è stesi, no. L'hai visto? Quanto stanno? Poi c'è un campo 11 grande. Vai Dario, vai Dario! Bravo Dario! 2-1. Vai Mario, vai lotta! Gira di là. Mani di manovra, ragazzi. Larga di là. Gioca molto con la squadra. Di manovra. È meglio, dai. No, lontano, diciamo sta a fare un secondo tempo da... Occhio Valerio, occhio! Valerio! La linea del portiere, i cosi rossi. Vai Fede, vai Fede. Vai Mario! Bravo! Buona. Il punteggio è solo 3-1. Segna con il numero 9, Coppola. Beniamino locale, il Beniamino locale. Coppola! Qui abbiamo il coppolone! Figlio di Angelo, me lo devo dire! Però secondo me il coppolone. Coppola! Che vivi! Ma non una così! Basta la porta e poi il secondo? L'Inter, L'Empoli. Vai go! È il secondo tempo, la Lazio cambia marcia. Dai. Vai doppietta Mario. Bravo Simone, torna! Dai! Dai!
Dai! Non è chi che dice Ma perché non va a dare? non arriva a quelle delle 4,5, 10,5 che è una causa a Pomigliano, però può essere. Lo vedo più di Balona che di prima punta di me. Alla Giovanni Simeone. Bravo Vale! Guarda Mario! Vai Davi. Buona, buona! No! Adesso è forte. Vivi! No, come si trova da solo? Cos'è? Ma pure questo? Ma si vede, sei l'8, sei l'8. Sì, bravo, si vede. Il Torino. Dai! Magnadello Campo! Magnadello Campo. È pesante da dire. Vi ricordiamo che tutte le partite finora giocate le troverete sul canale YouTube di Calcio Napoli 24 TV. Inoltre siamo in diretta sul canale 79 del digitale terrestre. Diretta, no? E questo è gol! Quarto per la Lazio, il punteggio è di 4-1. Alle 8? No, per le 7:40. Ma nemmeno, 7:20. Stai a casa, metti il canale. Provaci! E arriva il numero 5, la Lazio. Si butta sul punteggio, sì, 5-1. Cambiati i dolari, Dai, capito! Dai Tommy! Dai Tommy! Non mollare Tommy! Dai Tommy! Bravo! Ciao papà. Arena di Torino